Hey, oggi ti voglio raccontare come grazie a YouTube ho migliorato il mio inglese, perché a volte pensiamo che per imparare una lingua serva veramente fare chissà cosa. Pensiamo che per imparare una lingua bisogna viaggiare, bisogna spendere tantissimi soldi per corsi, insegnanti, tutor. Un insegnante sicuramente aiuta, fare dei corsi sicuramente aiuta, ma spesso molto lavoro dipende da noi, molti dei risultati dipendono da noi. Io ho scelto di aprire un canale YouTube nel 2014, quindi nella preistoria, tantissimi anni fa, 12 anni fa per essere precisa, e ho deciso di aprire un canale perché innanzitutto mi è sempre piaciuto il mondo di YouTube. È veramente un social che, a differenza di Instagram, a differenza anche di TikTok, Snapchat, Twitter, poi diventato X, è un social che permette una condivisione incredibilmente più approfondita. Sembra un video diario. Ho sempre visto il mio canale come un mio diario e una mia finestra su internet. Ho iniziato facendo i contenuti sulle unghie, mi piaceva un sacco fare le nail art, poi successivamente vlog e successivamente facevo anche dei video di trucco, che è uno dei miei hobby più grandi, e poi per svariati motivi ho scelto effettivamente di iniziare un canale dove condividere la mia passione per lo studio delle lingue straniere. Ho scelto di fare questi contenuti in inglese perché, sebbene adesso io insegni inglese e sia una lingua in cui mi sento molto più a mio agio, in cui mi senta tranquilla a parlare e mi trovo molto bene a fare i contenuti in inglese, in passato non era così. E in passato facevo tantissimi errori. Mi mancavano le parole, non sapevo come concludere le frasi, iniziavo le frasi e poi ci giravo intorno, pensavo a come avrei detto le stesse cose in italiano e poi le traducevo, che non è l'ideale perché non sempre le lingue sono uno ad uno, non sono sempre traducibili. Non posso tradurre to have lunch con avere il pranzo. In italiano diciamo pranzare. Questa difficoltà però mi sono resa conto negli anni che mi ha aperto un'infinità di opportunità, mi ha sbloccata molto sul discorso della lingua, perché nei video, soprattutto quando editavo i miei video, quando li modificavo, li tagliavo, li montavo per poi caricarli su YouTube, avevo sempre questo senso di mannaggia, questo contenuto poteva essere migliore. Questa idea che ho espresso potevo esprimerla in modo diverso, e ho sempre cercato, con molta attenzione e anche in modo costante, di migliorare la mia esposizione, la mia abilità nel parlare in inglese. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo, è più una mia opinione personale. Sarebbe veramente interessante nel percorso di studio di una lingua, ad esempio tu che stai guardando questo video, stai studiando italiano, sarebbe interessante provare a fare questo esperimento, cioè registrarsi, come sto facendo adesso, ogni singolo giorno provando a parlare in quella lingua. È difficile, mi rendo conto, non è una cosa per tutti, molti si sentono a disagio con la videocamera, molti non hanno il tempo materiale per fare un esercizio del genere. A me ha aiutato veramente molto. Ovviamente
pubblicare poi un video su una piattaforma dove chiunque può vedere quel video ha aggiunto anche una difficoltà in più, però penso che l'idea di condividere un hobby, parlare di qualcosa che ti piace nella lingua che stai studiando, ti può veramente aiutare. Ho visto ultimamente dei canali, ne seguo anche un paio, di persone che stanno ogni giorno o più volte a settimana comunque a riprendersi, a registrarsi mentre parlano in una lingua in cui non sono per niente fluenti. Quindi non sono dei video educativi, non sono dei video fatti per insegnarti quella lingua, sono dei video per allenarsi, per esercitarsi. Io neanche me ne rendevo conto. Quando ho aperto il canale e ho iniziato a essere più costante, c'è stato un periodo in cui lo facevo per divertimento, lo facevo per passione, lo facevo perché mi andava e basta. Con il tempo, guardando i video vecchi, mi sono resa conto di quanto sia cambiato il mio inglese, quanto sia cambiata anche la mia abilità nel parlare di fronte a una videocamera. È veramente potente come strumento. Ci sono veramente tantissimi modi per fare pratica di conversazione, e migliorare il proprio accento, la propria pronuncia, la propria esposizione. E provare a fare una cosa del genere, mantenendo anche tutti i video privati, secondo me può essere veramente un esercizio a costo zero, se non il costo del metterci tempo, il costo del dedicare tempo, sedersi, registrare, avere un'idea, parlare e poi rivedersi, anche a distanza di giorni, di settimane. E secondo me questo può essere veramente ottimo come metodo per rendersi conto di quanto uno stia anche migliorando. Ho visto di recente il mio primissimo video in francese, dove parlavo francese. Adesso non sono chissà quanto brava a parlare francese, ma in quel video veramente non mi riesco neanche a riconoscere. Non parlerete in modo perfetto? Va benissimo. Farete degli errori? Perfetto, è giusto così. Questo serve nello studio delle lingue. La cosa più bella è riuscire a rimanere costanti, anche se non è un'azione quotidiana. Si può comunque fare questo esercizio nel corso di mesi e vedere poi, dopo 3-6 mesi ad esempio, quanto si è migliorati. È un esperimento che io vi consiglio di fare e ve lo dico perché io quando vedo i miei video vecchi mi do un po' una pacca sulla spalla e dico brava per aver fatto questa cosa, anche inconsciamente, anche non avendo questo come obiettivo, ma in qualche modo mi è tornato utile anche per questo. Quindi ho imparato un'abilità, una skill gratuitamente, appunto, dedicando tempo e energie. Non penso che sarei in grado di parlare come parlo adesso in inglese senza il canale. Non mi sentirei così sciolta a registrare un video come mi sento oggi. Non, non sarei mai andata al Colosseo registrandomi davanti agli altri se non avessi avuto questo periodo, questi anni anche di pratica. This is probably one of the most out of my comfort zone things I could possibly be doing. Poi vi dà anche più sicurezza, avete più sicurezza quando parlate, se vi abituate. Quindi, niente, questo era un pensiero per il video di oggi. Fatemi sapere se avete mai registrato un audio, una nota vocale, oppure se avete mai registrato un video parlando nella lingua che state studiando e come è andata. Lo fareste? Sareste disposti anche ad aprire un canale o a registrare dei video più regolarmente nella lingua che non parlate di solito?
Fatemelo sapere giù nei commenti. Vi ringrazio e a presto. Ciao!